Per realizzare questa bellissima borsa noi partiamo dai pannelli laterali con dimensioni 30x25, passiamo alla fascia centrale con questo punto molto particolare ma semplice, maglia bassissima, maglia alta, e poi cuciremo i due pannelli alla fascia centrale, ricopriremo tutto con la fodera e alla fine cuciremo i fianchi dei pannelli alla fascia centrale e da ultima la cerniera. Applicheremo, se vorremo, una catena così come ho fatto io. Questa nello specifico è in resina ma è facoltativa perché l'indosso privilegiato è con i manici. Possiamo utilizzarla aperta a bauletto e quindi sarà capientissima in caso di viaggio, spostamenti, ci aiuterà a portare con noi tutte le nostre cose. È davvero molto particolare e ve la invidieranno tutti. Non ci vorrà molto per realizzarla e anche utilizza punti molto semplici. Per la borsa saranno necessarie 2 rocche di tie slim sfumato color khaki della Tessiland o un cordino slim per borse. Io ho utilizzato questo, ha una sfumatura molto bella ed è sottile, facile da lavorare. Lo lavorerò con l'uncinetto numero 3,5. Userò delle forbici, un ago dalla cruna larga e dei manici rotondi diametro 12,5 in oro. Oltre questo un pezzo di fodera a tinta e una cerniera di 35 cm. Iniziamo con una catenella facendo il cappietto iniziale e realizziamo 64 catenelle. Realizzati i quali raggiungo la lunghezza di 30 cm. A questo punto realizzo un'altra catenella che mi serve solo per voltare. Giro la catenella sul rovescio, pesco il filo, entro con l'uncinetto nel ponticello che trovo qui nel rovescio della catenella, pesco il filo e realizzo una mezza maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e realizzo una mezza maglia alta. Di nuovo mezza maglia alta. Arrivati a fine giro realizziamo una catenella e giriamo il lavoro, però non lo giriamo verso sinistra ma lo giriamo verso destra, così. Cosa cambia, direte voi? Che il filato ce lo ritroviamo sotto l'uncinetto sul rovescio del lavoro e non sarà visibile sul davanti. Ora vi mostro il perché. Noi abbiamo lavorato a mezza maglia alta. La mezza maglia alta ha il pregio di formare questo disegno sul davanti. Noi dunque ora non andremo a lavorare entrando con l'uncinetto, perderemmo questo bel ricamo. Dunque lavoriamo in costa retro. Cosa significa? Entriamo con l'uncinetto nell'asola posteriore e peschiamo il filo così. Preserveremo dunque il disegno sulla parte anteriore e realizziamo la nostra prima mezza maglia alta che andiamo a segnare con un marcatore.
lavoriamo a mezza maglia alta in costa retro per tutto il giro. A fine giro realizziamo l'ultima mezza maglia alta, sempre in costa retro, una catenella e giriamo il lavoro sempre così. Ora il disegno ce lo ritroviamo sul rovescio. Per poterlo avere rivolto sul dritto, noi non andiamo a lavorare in costa retro, ma lavoriamo nella costa anteriore bassa, quindi qui, entrando con l'uncinetto qui giù e lavorando sempre la mezza maglia alta. Vi faccio vedere di nuovo. Noi qui abbiamo l'asola anteriore ed ha una costa superiore e una costa più bassa. Noi entriamo con l'uncinetto nella costa inferiore, così, e peschiamo il filo, lavorando poi la mezza maglia alta. Di nuovo qui giù, e poi chiudiamo il punto. Cosa otteniamo? Sul davanti avremo preservato il nostro disegno, le asole sono visibili sul davanti. Procederemo con questi due giri, quindi uno in costa retro e l'altra nella costa bassa, fino a raggiungere l'altezza desiderata. Alternando questi due giri mi sono alzata per 25 cm, alla fine ho ottenuto un pannello di 30 cm per 25. Finito questo ne realizzo un altro. Prendiamo il manico, la codina la posizioniamo così, la teniamo ferma con le mani e prendiamo il filato passando dall'interno del nostro manico e realizziamo la prima asola. Torniamo dentro, prendiamo di nuovo il filato e chiudiamo a punto basso. Di nuovo ho proseguito per un numero dispari di punti, nel mio caso 25. Faccio una catenella e volto il lavoro, ricomincio a punto basso, punto per punto. Fatto il giro di ritorno a punto basso, faccio una catenella, volto il lavoro, entrando nel primo punto basso, pesco il filo e chiudo a maglia bassissima. Prendo il filo sull'uncinetto, maglia alta. Entro nel punto successivo, maglia bassissima, di nuovo maglia alta, maglia bassissima. Alternerò una maglia alta ed una maglia bassissima, termino con una maglia bassissima, maglia bassissima per finire il giro, catenella, volto il lavoro,
Quindi qui abbiamo una maglia bassissima, noi dobbiamo lavorare tutto questo giro a maglia bassa, dunque dobbiamo lavorare nel primo punto, che è questo, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, a fine giro avremo 25 maglie basse. Il punto consta di questi due giri, quindi un giro maglia bassissima, maglia alta e un giro di punti bassi. Dunque a questo punto catenella, si volta il lavoro e si ricomincia. Maglia bassissima, maglia alta, maglia bassissima, maglia alta. Procederemo così alternando questi due giri. Così facendo ho lavorato per 70 centimetri. Ora è la volta del posizionamento dell'altro manico. Ho davanti a me il rovescio, quindi posiziono il manico così come vedete, appoggiandolo sul rovescio del lavoro e passando da sopra passo attraverso il manico ed inserisco l'uncinetto nel primo punto, chiudo il punto basso. Lavorando in questo modo riuscirò ad ottenere delle asole interne al lavoro, cioè posizionate sul rovescio. Pesco il filo, entro nel punto attraverso il manico e chiudo il punto. L'asola della chiusura del punto non sarà alta e visibile, ma bassa e resterà all'interno. Dunque esteticamente la cucitura dei due manici, quello iniziale e questo finale, saranno pari, uguali. Io procedo così fino alla fine del giro poi ci rivediamo per vedere come fermare e chiudere il filo. A fine giro faccio l'ultimo punto, sempre nello stesso modo. Quindi è giusto per mostrarvi che ho proseguito così normalmente e dunque esteticamente si conferma quello che vi avevo anticipato. E a questo punto, come vi dicevo, chiudo il punto di sicurezza, allungo l'asola e taglio il filato. Con l'ago procederò a nascondere la codina. A questo punto dobbiamo posizionare i pannelli. Io misuro 21 centimetri dal manico e posiziono il mio primo marcatore. Farò altrettanto nell'altro lato del pannello dove è il manico opposto e dunque misurerò altri 21 centimetri e posizionerò il marcatore. Perché 21? Perché l'effetto del posizionamento del manico mi ha creato l'allungamento del pannello di un paio di centimetri. Dunque sono 21 lato sinistro, 21 lato destro, al centro restano i 30 centimetri liberi dove andrò a posizionare il pannello della borsa. Farò altrettanto nel lato opposto della nostra striscia. Prendo il pannello, lo posiziono sempre tutto rivolto con il rovescio verso di me e fisso il posizionamento del pannello nei 30 centimetri centrali della nostra fascia e procederò a cucire, questo vi sto mostrando il dritto, questo è il rovescio, e procederò a cucire ad ago il pannello anteriore
e quello posteriore alla stessa maniera. Ho infilato l'ago, posiziono il pannello nel punto esatto dove ho messo il marcatore, fisso con l'ago il pannello alla fascia della borsa e faccio un paio di nodi. Vi ricordo che stiamo cucendo dal rovescio, dunque il nodino che andrò a fare, che sarà un nodo di sicurezza, non andrà a intaccare l'estetica della borsa. Cucirò con il metodo del sopraggitto, dunque passerò sopra ai punti e creerò dunque delle gettate di filo e unirò le due parti, quindi il pannello e la fascia centrale. Come vi ho già detto, farò altrettanto anche con l'altro pannello. Eccolo, una volta cucito, non è per niente visibile, ho già rimosso i marcatori, li posizionerò invece nella parte opposta della fascia in corrispondenza frontale, quindi a specchio dell'altro pannello, e cucirò anche l'altro pannello. L'ho posizionato, come potete vedere, proprio esattamente di fronte e procedo alla cucitura del pannello alla fascia centrale. Eccoli cuciti entrambi i pannelli, dunque il lavoro prende una forma a croce. I due pannelli sono uno di fronte all'altro, attraversati da questa fascia centrale. Ora procedo con il taglio della fodera. Ho tagliato la fodera seguendo il perimetro della borsa e lasciando un paio di centimetri tutti intorno. Ora procediamo alla cucitura della fodera alla borsa. Nel corso della lavorazione ho deciso di aggiungere anche delle tasche nella parte della fodera che copre la fascia centrale. Ho ricavato dunque dalla stoffa che userò per la fodera due strisce 15 in doppia altezza, quindi 30 centimetri di altezza per 14 di larghezza. L'ho ripiegata su se stessa e la fisserò sulla fascia centrale con le modalità che vado a mostrarvi. Ho posizionato la mia tasca così, con quello che sarà il rovescio della tasca verso l'alto. L'ho posizionata al centro della fascia centrale e l'ho fissata così a mano. Se avete la macchina per cucire potete utilizzarla. A questo punto la tasca viene sollevata e appoggiata sulla parte centrale, sulla fascia. In questo modo la base non è visibile, resta all'interno, quindi l'orlo di cucitura resterà all'interno. Poi nel momento in cui andremo a procedere con la cucitura della fodera alla borsa e quindi risvolteremo i bordi, chiuderemo insieme anche il bordino della tasca. Per cucire, aiutandomi con delle clips per tenere ferma la stoffa e avendo prefincato negli angoli la stoffa per favorirne la piegatura, io risvolto verso l'interno un orlo di mezzo centimetro, un centimetro al massimo, e procedo alla cucitura con le stesse modalità che vi ho indicato sempre quando cucio le fodere alle mie borse, e cioè lasciando un margine di lavorazione scoperta.
Questo margine servirà poi per cucire la borsa. Dunque sarà importante lasciarlo libero per poter permettere il passaggio dell'uncinetto o del lago, a seconda di come decideremo di cucire. Dunque io ho posizionato l'angolo per bene, voglio farvi vedere come comincio. Mi soffermerò un po' di più quando vado a fissare la cerniera, che richiede un attimo di attenzione. Qui invece è abbastanza intuitivo. Prendo, passo l'ago. Io ho fatto il nodino per evitare che sia visibile. Invece di cominciare dalla lavorazione, comincio dalla stoffa e fisso il nodino del filo sotto la stoffa, così proprio non sarà assolutamente visibile. Poi passo con l'ago attraverso la lavorazione e la stoffa e mi sposto di qualche millimetro più avanti e passo attraverso la lavorazione e la stoffa. Vi mostro come faccio a fissare la tasca. Ecco che ho l'orlo della tasca e quello della fodera rivoltato verso l'interno e passo a cucire. Dunque prendo parte del corpo borsa, quindi un po' di filato, lo passo attraverso, lo trapasso con l'ago e vado avanti. Ecco, io continuo così lungo tutto il perimetro della borsa. Poi quando arrivo a ridosso della clip, cosa faccio? Posiziono la stoffa e sposto la clip più avanti in modo da avere sempre sotto controllo il giusto posizionamento della stoffa. Con gli spilli non è il caso, perché gli spilli difficilmente riescono a trapassare il cordino, così come è lavorato, abbastanza fitto. Quindi io procedo così, con molta calma e per il tempo che ci vorrà. Cerchiamo di rendere il meno visibile possibile la cucitura, però chiaramente questo sarà l'interno borsa, quindi anche se è leggermente visibile, a parte che è un arricchimento, perché la cucitura a mano chiaramente ha un valore già di per sé e quindi è un arricchimento del valore della borsa, la cucitura fatta così a mano, ma anche se è visibile, comunque avremo utilizzato dei filati di cucitura a tinta della borsa e dunque la cosa non stonerà. Cerchiamo di fare i punti più piccoli possibile e l'estetica della borsa sarà senz'altro salva. Come vedete ho completato la cucitura della fodera alla borsa, lasciando però ai margini superiori dove verrà posizionata la cerniera la stoffa libera senza cucirla, per poter avere la possibilità di inserire per l'appunto la zip. Rigiro la borsa col dritto verso di me
prendo la parte del manico della fascia centrale e l'appoggio in questo modo sulla patta laterale, chiudendo l'angolo, facendolo combaciare in questo modo. A questo punto procedo a cucire la patta centrale con il filo della borsa fino a 6 cm dal bordo finale e qui mi fermo. Quindi io procedo come al solito, entro nel punto che ho di fronte e in quello opposto. Cucio con il filo di lavorazione. Faccio il nudo iniziale come sempre e continuo a cucire così, sempre con il punto di sopraggitto, quindi facendo passare per la parte alta il filato da una parte all'altra, punto per punto, nascondendo contemporaneamente la codina. Stringo al massimo quanto più possibile. Finito il primo lato, sollevo la patta che segue, la avvicino alla striscia centrale e faccio lo stesso lavoro. Mi accerto che l'angolo sia perfettamente allineato e cucio fino a fermarmi a 6 cm dalla fine. Continuerò così per tutti e 4 i lati. Ho posizionato la cerniera sul corpo borsa, passo a cucirla e solo dopo fisserò la fodera. Dunque ho infilato l'ago con il filo a tinta e passo di punto in punto a fissare al corpo borsa la nostra zip. Stanno attenti a lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio del cursore, quindi lasciamo qualche millimetro di distanza dalla lavorazione e poi procediamo così sia sul lato che sull'altro. Ho finito di cucire la cerniera al corpo borsa, ora copro la cucitura con la fodera e procedo a cucire la fodera sulla cerniera in modo da coprire completamente la cucitura. Se in qualche punto dovesse essere visibile il filato, come in questo caso, io procedo con la copertura con il pennarello nero in modo che il filato non resti visibile. Ci vediamo alla fine di tutto questo lavoro per godere della bellezza di questa borsa.
ed eccola in tutta la sua bellezza e semplicità. Io l'ho appena finita di cucire, ve la volevo mostrare. Ho avuto l'idea poi di aggiungere anche questa catena in resina per un uso a spalla, che è opzionale, non è prevista, ma la avevo e ho voluto provare l'indosso a spalla. Questo tipo di indosso ci darà la possibilità di utilizzarla a bauletto, non chiusa, oppure utilizzandola con i manici sarà chiusa. Come vedete, molto capiente, grande, leggera ed elegante, e io la trovo davvero molto particolare. Mi è piaciuta quando ho visto questa tipologia di borsa e ho voluto riprodurla. Ho aggiunto le tasche interne, posizionandole sulla fascia centrale, perché chiaramente nel momento in cui viene indossata chiusa, la fascia centrale rimane piatta e dunque il contenuto è salvo. Di solito in queste tasche noi mettiamo il cellulare o le chiavi di casa e dunque ce le ritroveremo a disposizione sempre pronte, e sono comodissime, davvero molto molto un'idea diciamo in più rispetto al modello originale, che non le prevederebbe. Io penso che la userete tantissimo e che vi piacerà molto anche realizzarla. Risulterà anche divertente la sua realizzazione, perché andrete a crearla a pezzi e poi costruirla è davvero molto sorprendente. La vedrete crearsi sotto le vostre mani e non riuscirete neanche a credere che avrete fatto una cosa così bella e così elegante per voi stesse.